Inter-Arsenal, allora ci siamo, una delle partite più attese di questa Champions League, proprio prima della grande sfida di campionato contro il Napoli. Come sempre l'Inter ha un impegno di Champions prima di un big match, chiaramente la nostra grande fortuna con il calendario. A quanto pare la gara contro il Napoli condiziona alcune scelte di Simone Inzaghi che secondo me faranno anche discutere in vista di questa partita, che probabilmente ci lancia anche un messaggio. Cioè, contrariamente a quello che abbiamo detto spesso, la priorità sembra andare un po' al campionato, proprio perché questo nuovo format permette di fare qualche calcolo in più in Champions League. E allora, come sempre, presentiamo le probabili formazioni, le notizie che ci ha dato Simone Inzaghi in conferenza stampa e poi una parte di analisi tattica, perché ho studiato tantissimo l'Arsenal, soprattutto in questi ultimi giorni, e sono emersi due aspetti che mi preoccupano, ma anche alcune caratteristiche che mi fanno essere ottimista. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale subito, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci rivedremo poi in live per la live reaction, come sempre il nostro è il canale più seguito quando gioca l'Inter, quindi dobbiamo essere in tanti anche per questo Inter-Arsenal. Come sempre in questo format, quindi anticipiamo quello che ci aspettiamo da questa partita. Questa volta partiamo dalle, diciamo, tre notizie principali che secondo me Inzaghi ci ha dato in conferenza stampa. Una conferenza stampa in cui ha più volte sottolineato il momento dell'Inter, 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 partite, dicendo quindi che nonostante qualche mugugno che si sente in giro, ragazzi, l'Inter sta facendo dei risultati di altissimo livello. Questo forse andrebbe ricordato prima dentro il mondo Inter piuttosto che all'esterno. Quindi Inzaghi ci dà tre notizie. La prima, innanzitutto, sulla partita di Venezia ha voluto fare i complimenti alla squadra, poi lascio giudicare a voi quanto di facciata, quanto realistico, però fa i complimenti alla squadra perché dice hanno fatto tutto quello che avevo chiesto, anche in termini di come è stata gestita la partita, e ribadisce che l'unico neo è stato non averla chiusa prima questa gara. Quindi, come dicevo anche l'altro giorno, Inzaghi ancora una volta continua a battere molto e a spingere ancora sul fatto che si sbagliano troppe occasioni anziché concentrarsi sull'aspetto delle occasioni concesse, e tanti si stanno preoccupando, tante volte stiamo parlando della difesa, Inzaghi continua a puntare il dito sull'attacco, sulla necessità di migliorare davanti. Non a caso uno studio della Gazzetta dello Sport in queste ore evidenziava come l'Inter sulle chiare occasioni da gol create quest'anno ha segnato il 34,9% delle volte, l'anno scorso segnava il 50% delle volte, cioè banalizzando molto l'Inter quest'anno per segnare deve impiegarci sempre un tiro in più almeno rispetto all'anno scorso, ed è sicuramente un tema. La seconda notizia riguardante turnover, tema acciaccati, Inzaghi ha detto che contro l'Empoli i giocatori non avevano speso tanto e quindi per quel motivo ha scelto di fare quelle scelte nella gara contro il Venezia. Col Venezia invece i giocatori hanno speso tanto, quindi ci sono da fare delle valutazioni con diversi giocatori che non sono al meglio. Bastoni è uscito coi crampi, non è al 100%, quindi verrà valutato nelle prossime ore. Arnautovic ha un ennesimo problema, questa volta un'infezione ad un occhio che va avanti da una decina di giorni, ha detto Inzaghi. Gliene sono capitate di ogni a Marco Arnautovic. Lautaro e Thuram, da quello che dice Inzaghi, hanno recuperato bene la gara col Venezia, quindi attenzione al fatto che poi all'ultimo potrebbero anche essere di nuovo confermati. C'è però un Taremi che è fresco, ha sottolineato Inzaghi, quindi c'è un ballottaggio lì davanti e tra poco ne parliamo. In sostanza Inzaghi dice che in realtà, contrariamente a quello che magari abbiamo anche un po' detto in queste live, non fa scelte di turnover per dare priorità ad una competizione o piuttosto che un'altra, ma sceglie in base alle condizioni dei giocatori volta per volta, valutando partita per partita. Faccio decidere a voi se sono dichiarazioni reali o se le ritenete di facciata. Fatevi voi la vostra opinione, questo è quello che ci ha detto Inzaghi. La terza notizia è relativa ad una domanda sul futuro, un possibile futuro in Premier League, e Inzaghi ha confermato che c'è stata la possibilità di andare in Premier League, ma addirittura c'è stata la possibilità di andare in Premier League sia durante il periodo all'Inter che durante il periodo alla Lazio, quindi conferma sostanzialmente anche quelle che sono state le voci sul Manchester United, oltre che sul Liverpool post-Klopp soprattutto, che lo hanno valutato. Quindi queste sono secondo me
notizie un po' più interessanti emerse da questa conferenza, che trovate poi integralmente sul nostro sito passioneinter.com. Ora, completando il tema degli infortuni e quindi le probabili formazioni, l'Inter ha recuperato a Calhanoglu, che abbiamo visto nel finale contro il Venezia, ha recuperato Aslani, che torna a disposizione, recuperato anche Acerbi, che potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe in vista poi della gara col Napoli, dove mi immagino un grande duello con Lukaku. Resta quindi fuori solamente Carlos Augusto. Sul resto c'è da valutare come sono le condizioni dei giocatori, come detto, dopo la gara contro il Venezia. Al momento Inzaghi, da quello che ci dicevano anche i nostri colleghi ad Appiano Gentile, ha provato una formazione che, come dicevo, potrebbe far discutere, con diversi big fuori e delle rotazioni da analizzare. Quindi Sommer in porta con Pavard, De Vrij e Bissek, che viene schierato a sinistra. A destra è stato provato Dumfries con Darmian sulla sinistra, quindi fuori i bastoni, fuori anche Di Marco. Centrali, fuori Barella, fuori Mkhitaryan, quindi dentro Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski. Centrocampo quindi da destra verso sinistra, Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski e Darmian. E in attacco al momento in vantaggio Taremi con Lautaro Martinez. Questa è la probabile formazione, quindi varie esclusioni importanti. 3 considerazioni da parte mia su queste scelte. Allora, se sono scelte basate su chi sta meglio e gli altri non sono in condizione, c'è poco da dire. Questo è chiaramente un primo presupposto da cui bisogna partire. Però credo sia giusto far riflettere Mkhitaryan, che è un giocatore per Inzaghi importantissimo con i suoi equilibri, ma lo stiamo veramente spremendo tanto. L'altro giorno a un certo punto mi era sembrato abbastanza cotto, pur essendo stato il giocatore che contro il Venezia ha percorso più chilometri e recuperato più palloni. Mi preoccupa un po' toccare i 2/3 del centrocampo e soprattutto l'accoppiata Frattesi-Dumfries lì a destra. Diciamo che per fortuna dietro c'è un Pavard che per me è in un ottimo momento, e soprattutto il recupero di Çalhanoğlu alza tantissimo il livello, sicuramente in fase di interdizione, a patto che Çalha sia un pochino più concentrato rispetto al finale di Inter-Venezia, dove fa crossare in maniera un po' troppo leggera Ups sull'occasione che porta al gol poi annullato. Da quella parte c'è un Martinelli che tra l'altro in questo momento è anche abbastanza discusso, quindi spero che possa bastare, ecco, per contenerlo. Bissek a sinistra, speriamo bene, perché da quella parte andrà ad insistere Bukayo Saka, che è il pericolo principale di quest'Arsenal, anche se arriva da una partita deludente a Newcastle, ma ha deluso un pochino tutto l'Arsenal, perché contro il Newcastle è difficile un po' per tutti giocare, soprattutto quando il Newcastle gioca così. Davanti Taremi Lautaro è una coppia che può funzionare, è una prova importantissima secondo me per Taremi, che in Champions ha giocato sempre, e con un Lautaro in crescita può sicuramente far bene, perché Lautaro fa giocare bene tutti i suoi compagni di reparto. Certo che Thuram contro la difesa dell'Arsenal potrebbe fare delle cose molto importanti, ma un Taremi che parte alto, che svaria, che viene a smistare dei palloni per Lautaro Martinez, che si butta nello spazio e si inserisce alle spalle dei difensori, può essere una chiave per vincere questa partita. E adesso veniamo infatti all'Arsenal, su cui vi dico 4 cose su questo Arsenal per contestualizzarvelo. Sono in un momento molto delicato, innanzitutto, visto che in campionato hanno perso 2 partite di fila in trasferta e in mezzo è arrivato il pareggio con il Liverpool, sono quarti in classifica, se non sbaglio, dietro il Nottingham Forest. Domenica hanno la gara contro il Chelsea, altra partita molto importante. Nelle ultime 6 partite di Premier League hanno sempre subito gol, palesando delle difficoltà, anche dopo l'infortunio di Calafiori soprattutto, ma non solo. In Inghilterra sono andato a recuperarmi vari youtuber, un po' di roba sui social, un sacco di articoli di approfondimento, ho letto tantissimo per studiare al meglio questo avversario, e ho notato una cosa, e spero, ecco, di aver colto bene questo segnale, però tantissimi dei commenti che ho letto sono focalizzati sulla Premier League, tanti riferimenti sono alla Premier League, tant'è che la partita contro l'Inter l'ho vista cominciare ad essere trattata in queste ore, mentre per esempio già la Gazzetta dello Sport già venerdì e sabato proponeva degli approfondimenti in vista dell'Arsenal e non solo, giusto per fare una differenza, ma anche noi interisti stiamo guardando molto a questa partita con l'Arsenal, pur essendoci poi quella con il Napoli. Quindi ho visto un commento molto Premier centrico, detto che però quest'anno gli inglesi stanno facendo benissimo in Europa, quindi chissà, magari ci snobbano un pochino per rientrare nella corsa per lo scudetto, per il titolo in Premier League. Ci vedo anche qualche similitudine in alcuni discorsi che vedo in casa Inter. In Champions League 7 punti conquistati fino a qui, hanno segnato soltanto 3 gol, non ne hanno subito nemmeno uno. Inter e Arsenal sono tra le 5 squadre che non hanno ancora subito gol in questa Champions. 0-0 contro l'Atalanta alla prima, pareggio
vittoria per 1-0 di misura, un po' deludente forse contro lo Shakhtar Donetsk, e 2-0 al PSG. Questo è stato il grande risultato di questo avvio di Champions dell'Arsenal. Considerazione numero 2 sull'Arsenal, sui singoli. Oltre a Saka, un altro giocatore assolutamente chiave di questa squadra è Odegaard, l'ex Real Madrid, che è stato fermo per infortunio e purtroppo, devo dire, certo, gli auguriamo di rientrare al meglio, però ecco, purtroppo dovrebbe essere recuperato proprio per questa partita, perché è tornato ad allenarsi con il gruppo. Vedremo se poi ci sarà a gare in corso. Quest'anno, vi do un dato, l'Arsenal ha il 42% di vittorie senza Odegaard, cioè senza di lui, senza il norvegese, hanno vinto solo 3 partite su 7 in Premier League, anzi no, in tutte le competizioni. E, oltre a lui ci sono anche alcuni acciacchi che hanno condizionato vari momenti di questa stagione, quindi quest'anno il tema degli infortuni riguarda veramente tutti, ed è una stagione delicata molto per tanti giocatori. Calafiori, che appunto stava cominciando ad ingranare molto bene, poi se non sbaglio hanno avuto dei problemi Timber e Gabriel in difesa che dovrebbero esserci, e non solo. Considerazione numero 3 su Arteta, Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal dal 2019, e è il primo grande allievo ad alti livelli di Guardiola, anzi ad altissimo livello, visto che sta contendendo punto a punto la Premier da qualche anno, e come stile manageriale quindi segue il filone di Guardiola, ma l'Arsenal gioca in maniera molto differente, con delle caratteristiche sicuramente diverse. Quindi numero 4 vi do alcuni dati anche per contestualizzare il gioco di questa squadra. Ho preso le statistiche dell'Arsenal in Premier League, dove c'è un campione di partite più ampio, e le statistiche, eccole qua, ci dicono che l'Arsenal è il sesto attacco in Premier per gol segnati, sono decimi per tiri a partita e decimi per possesso palla, quindi non è una squadra che ha un'enorme produzione offensiva e non è una squadra che è dominante nella ricerca del controllo del gioco. Hanno vari modi per far male all'avversario, sono un pochino diversi, ecco, hanno più caratteristiche per poterlo fare e non hanno questa ricerca ossessiva del possesso palla prolungato, del controllo prolungato della partita. Sono noni in Premier League per tiri concessi a partita, quindi in difesa hanno più di qualche problemino in realtà. Sono terzi per falli commessi, è una squadra piuttosto aggressiva che cerca il recupero palla soprattutto molto alto, nella zona alta del campo. Infatti sono secondi in Premier League per tackle sulla tre quarti offensiva, per cui verranno ad aggredirci proprio nella nostra prima fase di costruzione, proveranno a recuperare palla proprio lì. Sono molto forti di testa. Sono soltanto sesti per duelli aerei, ma attenzione perché hanno segnato 4 gol in Premier League su calci piazzati, solo l'Aston Villa ha fatto meglio con 5 gol segnati su calcio piazzato, quindi hanno sia dei colpitori forti di testa, soprattutto in difesa, ma anche molte strategie dal punto di vista dei calci piazzati su cui dovremo stare molto molto attenti. Quindi quella sarà sicuramente una loro arma tattica. Altre armi tattiche le andiamo a vedere sul nostro campetto, come sempre, dove al momento viene schierata questo Arsenal con una sorta di 4-3-3, da quello che stavo vedendo un po' dalle ultime indiscrezioni, con Raya in porta, Timber, White, Gabriel e Zinchenko che torna sulla sinistra, Merino, Thomas Partey e Rice in mezzo al campo. Rice molto forte, hanno pagato un centinaio di milioni, Saka e Martinelli come ali e Havertz lì davanti, un centravanti molto atipico perché si muove tantissimo, svaria tantissimo per favorire gli inserimenti. Impostano tendenzialmente con una sorta di 3-2-5, definiamolo così, va bene. Comunque un classico modo che stiamo vedendo molto in Premier League, dove per costruire creano 2 blocchi di 5, una parte che si occupa della fase difensiva e una parte che si occupa della fase offensiva, con Zinchenko che viene in mezzo. Quando Zinchenko non c'era, che giocava Timber a sinistra, era Timber a fare questa cosa e veniva molto a giocare qua e mancava tanto supporto a Martinelli. Questo può essere un problema perché con Zinchenko, che è molto forte, Martinelli può essere supportato meglio e può creare ancora di più e può permettersi di allargarsi di più per diventare più pericoloso anche con i cross, mentre Zinchenko viene ad occupare questa zona di campo qua. 3-2-5 con Havertz che poi molto spesso tenta di svariare da questa parte con Saka, cercheranno di creare dei 2 contro 1, quindi Havertz e Saka che andranno a cercare di mettere in inferiorità numerica Bissek. Per questo sono un pochino preoccupato, come dicevo, sarà molto importante il raddoppio da parte di Darmian e anche l'attenzione di Zielinski a monitorare questi movimenti.
quando difendono si riposizionano invece con una sorta di 4-4-2 tendenzialmente, con Thomas Partey che potrebbe essere un pochino più largo, Martinelli che si abbassa e anche Havertz che viene un po' più basso, e Saka potrebbe mettersi sulla linea dei centrocampisti, Martinelli forse dovrebbe rimanere alto. Da capire come andranno a posizionarsi qua, perché di solito gioca Trossard che rimane più alto con Havertz e va a giocare molto tra le linee, quindi fase difensiva con un 4-4-2 molto ordinato. E dimenticavo un'altra cosa, poi dopo passiamo alla fase difensiva. Cercheranno con i loro 5 quando si alzano, quindi con il loro 3-2-5, di mettere tanti uomini in questa zona di campo qua. Quindi oltre ai raddoppi dovremo essere molto attenti ai loro movimenti, dove cercheranno di portare tanti giocatori nella zona tra il nostro centrocampo e la nostra difesa, e noi solitamente questi movimenti qua abbiamo fatto un po' fatica a leggerli. Frattesi qua dovrà dare una mano veramente molto molto importante. Per questo la scelta di mettere sia Frattesi che Zielinski, che in fase di interdizione qualche problemino ce l'hanno, tutti e due insieme, è un po' da valutare, speriamo bene. Comunque, nella loro fase difensiva, adesso li schiero così che per comodità con questa sorta di 4-4-2, li ho visti dare pochissimo spazio al centro, quindi saranno molto attenti nel dominare questa parte centrale, nel non permettere che l'Inter possa sfondare con il pallone in questa parte centrale, quindi sarà molto importante il lavoro degli esterni nel tentare di allargare questa squadra. Allo stesso tempo io ho visto l'Arsenal andare in difficoltà quando si va a cercare. Poi saranno alti, non saranno chiaramente non giocheranno con un blocco basso, saranno sicuramente più alti per quello che li ho visti io, per quello che li ho analizzati io. Però quando si posizionano con gli esterni, i terzini, diciamo così alti, molto spesso sono andati in difficoltà quando i quinti o comunque gli esterni della squadra avversaria li hanno attaccati alle spalle, e quindi trovare qua il modo di liberare Ciala dalla pressione per scaricare su Dumfries che si alza a destra, o Darmian se si alza a sinistra, sarà una delle chiavi per mettere in grande difficoltà questo Arsenal. Ma soprattutto i difensori centrali soffrono molto quando vengono imbucati alle spalle, per cui loro giocheranno alti. Se noi saremo bravi, come detto con Taremi, a venire incontro, smistare i palloni, Lautaro può andare a nozze con questo inserimento alle loro spalle. Quindi colpire alle spalle i loro terzini e i loro difensori centrali sarà, secondo me, una delle principali chiavi per battere questo Arsenal, e i duelli soprattutto saranno veramente molto molto importanti. Quello difensivo su Saka e quello degli esterni con i loro marcatori di riferimento, e quello dei nostri due attaccanti con i loro centrali. In alcune fasi dovremo avere il coraggio di andare ad attaccarli con tanti uomini, perché loro avranno delle fasi di partita in cui si metteranno dietro ad attendere e noi avremo più possesso palla, anche se ho visto che l'Arsenal va molto 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 in difficoltà contro squadre che si abbassano, fanno un blocco basso e proteggono l'area, come il Newcastle appunto, ma non solo. Quindi sarà una partita in cui ci sarà veramente una lezione di tattica da studiare e da analizzare. L'Inter dovrà essere brava ad alternare delle fasi in cui applicarsi dietro alla fase difensiva per poi ripartire, e in quel modo là far male, cercando di colpire, come detto, i terzini alle loro spalle. Queste sono le mie impressioni. Io francamente sono abbastanza fiducioso per questa partita, al netto di quei dubbi che appunto vi ho sottolineato in questa analisi. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, che cosa vi aspettate da questo Inter Arsenal. Vi chiedo quanto conta per voi questo Inter Arsenal con un Inter Napoli alle porte. Vi aspetto nel nostro club di Passione Inter. In queste ore stiamo discutendo tantissimo di questa e delle altre partite. Ci sarà dopo la partita con l'Arsenal un appuntamento speciale con il post gara su passioneinter.club, la nostra grande community con i nostri sostenitori che partecipano attivamente alle analisi e agli studi che facciamo, quindi vi aspetto su www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.